Salve, sono Carlo Scasciaroli e oggi ci troviamo a Faraone Antico, noto anche come il Borgo del Silenzio. Ci troviamo davanti alla porta meridionale e come possiamo notare c'è un bellissimo bassorilievo che raffigura la Madonna col bambino seduti su un trono e a cui San Giovannino offre il paese di Faraone. La prima cosa che vediamo una volta essere entrati dalla porta è la chiesa di Santa Maria della Misericordia. Questa si trova sul ciglio meridionale dell'Altura. Presenta un'estetica semplice ed essenziale ed è scandita da un'unica navata. Restaurata più volte nel corso della storia, deve al suo ultimo intervento del XIX secolo la rifinitura in mattoni della porta d'ingresso e la costruzione del portico esterno lungo il fianco longitudinale sinistro. Per ragioni di sicurezza le porte sono state tutte murate o coperte da grate di ferro. Tuttavia sappiamo che la maggior parte degli interni è stata spostata nella chiesa di Faraone, la chiesa di San Vito Martire. Faraone Antico è una frazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in Abruzzo. Il nome deriva dal termine longobardo fara, che inizialmente aveva assunto il significato militare di spedizione, ed in seguito, quando il popolo germanico si stanziò, assunse la connotazione agricola di piccolo nucleo demografico e fondiario. Questo paese fu posseduto da diverse nobili famiglie, ma la più importante e recente fu quella dei baroni Ranalli, che governarono il territorio fino al 1950, che fu l'anno in cui un forte terremoto arrecò diversi danni al paese. In
Inizialmente questo luogo era stato usato come fortificazione dai Longobardi per difendere il ducato di Spoleto per il controllo della via Metella. Oggi il vecchio borgo appare come un vero e proprio paese fantasma, avvolto da un silenzio quasi fiabesco. Infatti, dopo il terremoto del 1950, gli abitanti decisero di lasciare il paese per crearne uno nuovo. Perciò Faraone Vecchio venne lasciato al suo destino. Nonostante ciò, le porte d'ingresso del paese sono rimaste ben curate fino ad oggi. Avendo parlato prima di famiglie importanti che vivevano in questo paese, ora passiamo davanti al Palazzo Baronale. Questo è stato probabilmente costruito nel XVII secolo. Si tratta di una robusta e massiccia costruzione, speronata dopo il terremoto del 1950. Con la sua spoglia facciata delimita il lato della piazza principale, che fronteggia il prospetto della chiesa e parte della recinzione muraria. Il resto del paese presenta diverse pareti di case ormai logorate dal tempo e dove la natura ha ormai preso il sopravvento. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto e vi aspetto per la prossima avventura. Ciao!